Tra queste due action cam ci sono ben 300 euro di differenza sul prezzo. Questa è Brave 7 e questa è GoPro Hero 10. Ma secondo te per quale motivo c'è tutta questa differenza in queste piccole bestioline? Oggi lo scopriremo in questa comparazione. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti qui sul mio canale. Oggi siamo qua con una comparazione fra un action cam che è la Brave 7 di a caso e una GoPro Hero 10. Ma per quale motivo queste due action cam hanno una differenza di prezzo abissale? Lo scopriremo in questa comparazione, prima parlando però delle loro caratteristiche principali. Qui parliamo di un action cam con una risoluzione video massima di 4K a 30 fps e qui parliamo di un action cam con una risoluzione grafica massima di 5,3K a 60 fps. A 4K lei riesce a raggiungere i 120 fps. Abbiamo l'opportunità di fare super rallenti in entrambi i casi. Il miglior rallenti che riesce a fare questa qua per qualità e appunto rallenti, parliamo di un 1080-120 fps. Potremmo fare anche rallenti a 720 a 240 fps se vogliamo proprio fare un super rallenti. Lei riesce a fare un rallenti a 2,7K a 240 fps, quindi ottima qualità. Entrambe dispongono di una fotografia RAW, però in questa qua, ci ho fatto anche un video riguardo dove lo dicevo, non sono riuscito a trovare il formato RAW, quindi ho scattato entrambi i casi in JPEG abbastanza semplice. Lei riesce a scattare fino a 20 megapixel e lei fino a 48 megapixel. Esteticamente sono quasi identiche a parer mio. La differenza è che qui sotto nella Brave 7 troviamo la scocca dove all'interno risiede la batteria, l'entrata USB-C e la memoria. Invece qua sotto sulla GoPro troviamo l'aggancio per attaccare i nostri diversi accessori. Invece la batteria è posta qui a lato con l'entrata USB-C e anche l'entrata della SD. Come schermi la differenza di grandezza è notevole, comunque sembra che siano uguali ma in verità gli schermi sono nettamente diversi. Ora ve lo mostro subito. Questa è la differenza di grandezza di schermo. Entrambe le action cam hanno a disposizione un display frontale per vedere l'inquadratura che state creando in quel momento. La differenza sostanziale è che la GoPro tiene attivo sia lo schermo frontale che lo schermo principale e invece la Brave 7 tiene attivo il display solo se tengo premuto il tasto qua laterale e in questo caso si va a disattivare il display principale. Entrambe le action cam hanno il tasto di attivazione nella parte superiore ed entrambe quando andiamo a cliccare una sola volta andranno ad attivare la registrazione. Ricliccando la registrazione andrà a disattivarsi e in automatico si spegneranno entrambe le action cam. Data batteria pressoché abbastanza identica, la differenza è che questa qua mi pare che riesca a reggere nettamente di più. Questa qua dopo un'ora mi era rimasta davvero con mi pare il 50% almeno. Entrambe le action cam sono completamente circondate da microfoni. Dopo testeremo entrambi i microfoni e vedremo quale lavorerà meglio. Naturalmente per chi ha visto la recensione di questa qua saprà già un po' il risultato di questo microfono, ma andremo a vedere bene nella comparazione e direi di iniziare proprio ora la comparazione. Però prima di iniziare vi inviterei ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciare un bel commento per farmi sapere cosa ne pensate di queste due action cam e se questa qua secondo voi potrà reggere il confronto con la GoPro Hero 10. Partiamo dal lato fotografico. Ho fatto un selfie per iniziare, perché cosa fai con un action cam? Non ti fai un selfie? La qualità secondo me qua se la sono abbastanza pareggiata. La sua qualità è sicuramente superiore in colorazione, tenuta della luce eccetera, però anche lei se l'è combattuta bene. Ho fatto due fotografie con luce normale e una anche contro luce per vedere come riuscivano comunque a compensare la luce che arrivava dietro di me e secondo me in entrambi i casi hanno lavorato molto bene. Ho provato a fare uno scatto così al paesaggio che c'era dove mi sono fatto i selfie per vedere un po' come lavoravano appunto la luce contro, la messa a fuoco, i dettagli, le colorazioni e sicuramente hanno lavorato entrambe come ho detto prima molto bene. La GoPro ha lavorato un po' meglio nei dettagli e nei colori, nella tenuta della luce, però anche lei come ho detto prima comunque se l'è combattuta bene perché secondo me sulle fotografie lavora abbastanza bene. Ho notato soltanto che quando avevo fatto la recensione di questa qua mi sono fatto un selfie in una situazione dove avevo proprio il sole sul viso e lì le luci non riuscivo a gestirle bene perché portava a bruciare un po' la pelle del viso. Per il resto comunque lavora molto bene anche in luci o contro o basse luci. Come primo video direi di iniziare con una ripresa che mi sono fatto a me dove sono andato a testare anche l'audio di entrambe. Vi dico subito che entrambe sono attivi di audio con riduzione del rumore e sentiamo un po' la differenza di audio. Vediamo un po' come si comportano, vediamo un po' le differenze per capire se questa differenza di prezzo è evidente oppure no. Intanto che vi sto parlando vi switcherà l'audio fra GoPro e Brave 7 per vedere un po' come lavorano.
In teoria entrambe ho attivato la riduzione del rumore perché c'è un po' di casino, perché stanno tagliando un po' di roba. Dico subito che entrambe le registrazioni sono state realizzate in 4K a 25 fps per pareggiare comunque la qualità video. Si sono comportate entrambe bene nella registrazione. Lei sicuramente riesce a gestire meglio la colorazione e le luci ed ha una qualità superiore sia nel video che comunque, come avete sentito, anche nell'audio è nettamente superiore. Questo qua, come avevo detto nella recensione precedente, ha dei difettini sull'audio che tende a tenermeli un po' troppo bassi. Quando vai ad attivare la riduzione del rumore, ho notato che più che ridurre il rumore tende proprio ad abbassare qualsiasi genere di volume, quindi non mi differenzia, tipo la mia voce me la fa sentire più in primo piano e il disturbo di sottofondo in secondo piano, me le tiene un po' più allo stesso livello. Invece lei fa sicuramente un ottimo lavoro sulla parte audio. Poi siamo andati a testare 2 clip video per vedere com'era la stabilizzazione in un terreno un po' scomodo. Comunque parliamo di una discesa con dei sobbalzi e vediamo un po' come lavorano entrambe. Adesso proviamo una piccola stabilità video mentre scendo da questa piccola camminata che ho fatto per vedere un po' come si comporta. Adesso che stiamo scendendo intanto mi vibrano le braccia, vediamo un po' come si comporta e poi tra poco, senza guardare naturalmente la telecamera, se no pianto giù un volo che non finisce più, proveremo una piccola corsetta per vedere come si comportano entrambi sulle vibrazioni. Naturalmente più che altro come si comporta Brave 7, perché comunque la GoPro sono sicuro che si comporterà benissimo. Siamo andati a testarle prima leggermente camminando e poi ho cominciato a correre. Secondo me hanno lavorato benissimo, anche questa qua mi ha stupito tantissimo visto il prezzo che andremo a dire dopo. Però lei sicuramente resta sempre la top per la stabilizzazione, non per niente è una delle migliori che c'è al mondo, se non la migliore. Però questa qua secondo me se l'è combattuta benissimo sulla stabilizzazione, non c'è stato troppo tremolio, è stata abbastanza fluida. Direi che ottimo a caso, ha lavorato benissimo, non si può dir nulla. Tanto per provare ho fatto anche un test sul rallenti e l'abbiamo testati entrambi i casi in 1080-120 fps e qui secondo me hanno lavorato quasi alla pari sui rallenti, quindi non c'è tutta questa differenza. Sicuramente sempre il sensore della GoPro lavora un po' meglio sulla qualità video, però comunque questa qua se la combatte benissimo, contando sempre il prezzo di differenza di 300 euro che hanno queste action cam, quindi anche lì dobbiamo andare a vedere. Eppure questa qua si è lavorata benissimo. La cosa che potrei sempre trovargli contro è la parte audio, che purtroppo questa fa molta fatica. Speriamo sempre che con gli aggiornamenti futuri o comunque con l'arrivo di nuove action cam pian piano lo portino a migliorare. Pro e contro di entrambe, secondo me entrambe hanno pro e contro. Sicuramente questa ha qualche pro in più rispetto a questa, parlando solo sul fatto che questa è waterproof già solo così senza la custodia, questa è IPX8 quindi non può andare direttamente per esempio nel mare così, ma ha bisogno di una custodia. Un'altra cosa che purtroppo a differenza della GoPro non ha è l'aggancio automatico che dispone già qua sotto. La GoPro questa qua non ce l'ha, andava per forza attaccare una custodia per andare ad agganciare i suoi vari gadget, quindi su questo fatto la GoPro è sicuramente avanti anni luce. Un altro fatto è questa qua tende ad essere leggermente più piccola e leggermente anche più leggera, quindi sul fatto del peso e della grandezza questa vince rispetto alla GoPro Hero 10. Comunque la GoPro sta incominciando a diventare nettamente più grossa se vogliamo guardare. Un'altra cosa che potete trovare a pro rispetto a questa della GoPro è che il LED della registrazione è posto esattamente qui di fronte. E sapete perché vi dico che è comodo? Perché se io mi attivo la registrazione con entrambe le action cam posso notare che qui la registrazione lo posso vedere che l'ho attivata. Qui per vedere se l'ho attivata davvero, visto che lo schermetto, comunque il display davanti non si accende in automatico, dovrò guardare la luce qua in alto. Sul touch del display questa qua lavora leggermente meglio, si sente anche comunque quando vado a toccare. Questa qua ogni tanto c'è qualche ritardo, sembra che non vada a toccare bene, ma lavora molto bene quando la si utilizza. Non ho mai avuto problemi comunque grandi sul touch, riesco a utilizzarla molto bene anche solo con una mano. Parliamo un attimo del prezzo per capire la differenza che c'è. Questa è un action cam che riusciamo ad andare a acquistare quando è in offerta a 149 euro. Questa invece all'uscita e poi in sconto la andiamo sempre a comprare all'incirca sui 330-370 euro. Quando non c'è lo sconto parliamo di un action cam da almeno 400 e passa euro, quindi la differenza di prezzo è già abissale. Naturalmente la GoPro ha sicuramente più potenza e più prestante, quindi anche qui si deve capire la motivazione per cui il prezzo è diverso. Questo qua comunque ti dà la possibilità di fare qualsiasi cosa senza dover mettere una custodia esterna, basta solo tirar fuori il gancetto qua senza dover attaccargli altro.
l'audio è pulitissimo, la qualità video è tantissima roba. Per esempio, secondo me uno potrebbe registrare anche solo con questa senza dover utilizzare per forza o lo smartphone o una macchina fotografica apposta. Riesce comunque a registrare e gestire tutto molto bene. Questa qua, per il prezzo che propongono, secondo me è davvero tantissima roba se uno non dispone di un budget alto o comunque non gli va di spendere troppi soldi. Ottima come prima action cam, si riesce a fare tantissima roba. Ho visto anche video di altra gente che riescono a tirare fuori tantissime clip video di alta qualità, quindi se si riesce a utilizzare come si deve, questa qua è un'ottima alternativa a una GoPro. Spero che questa piccola comparazione vi sia piaciuta. Questa qua la consiglio a tutti quelli che hanno un budget un po' più basso o comunque vorrebbero avere un action cam dove non andare a spendere troppi soldi rispetto a questa qua. Se vogliamo prestazioni altissime, qualità altissima, sicuramente si punta a questa. Questa è ottima come prima action cam e se a uno non gli importa di avere la massima risoluzione che si vuole, questa qua è perfetta, consigliatissima perché l'ho testata e ve la consiglio sicuramente. Ve la consiglio anche se volete regalarla a qualcuno per fargli una sorpresa, e vi dico che sul mio profilo Instagram sto facendo un tipo di calendario dell'avvento dove primo premio c'è davvero lei, quindi potreste vincerla solo rispondendo a delle domande, potreste essere i vincitori di questa action cam con 14 accessori. Quindi andate a seguirmi su Instagram e ogni giorno alle 2 di pomeriggio ci sarà una nuova domanda. Ci vediamo direttamente domenica prossima con nuovi contenuti. Ciao ragazzi!